Ogni arcano è un'istantanea di una gioia suprema e una perfezione idilliaca. I Wild Eden Tarot, disegnati da Gloria Pizzilli, vi conducono in un'oasi rigogliosa popolata da una miriade di creature e individui che coesistono in uno stato di equilibrio originario e intatto. L'eleganza dei corpi si fonde con le linee flessuose della fauna e della flora, generando un connubio tra sensualità e ambiente naturale che enfatizza un profondo senso di coesione universale tra tutti gli esseri viventi. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e questa è la Taroteca di Exoteric World. È con questo nome che vi trovate sui social. Ci tengo a dirvi che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui vi mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente. Prima della fine della puntata troverete una schermata per vedere gli altri episodi che compongono questa serie. Se il video vi sarà piaciuto e vorrete sostenere il mio lavoro, potete farlo iscrivendovi e abbonandovi al canale. Fin da ora vi ringrazio se l'avete già fatto o se considerate farlo. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me! Ciao a tutti, benvenuti in una nuova puntata della Taroteca. Oggi vi porto in un viaggio davvero speciale alla scoperta di un mazzo che è un vero inno alla bellezza e all'armonia, il Wild Eden Tarot, creato dall'artista Gloria Pizzilli, che ho avuto il piacere di incontrare e farmi autografare la sua opera. I testi sono di Alice Mastroleo, è stato stampato nel maggio 2025 per la casa editrice Lo Scarabeo, un mazzo che non è solo uno strumento divinatorio, è un viaggio visivo e simbolico dentro un giardino selvaggio dell'anima, ma è anche un'opera da contemplare, dove si uniscono arte contemporanea e spiritualità con una delicatezza e una potenza che raramente si incontrano. Quindi preparatevi a immergervi in un Eden selvaggio dove natura, sensualità e spiritualità si fondono in un equilibrio primordiale. Vi mostro la confezione che si presenta in modo molto elegante e curato. Il cofanetto è solido con una grafica che richiama immediatamente il mondo onirico e sensoriale del mazzo. Eccolo qua, in tutti i suoi lati. All'interno, ecco, comodo da aprire, molto semplice. All'interno troviamo ovviamente il mazzo, tiriamo fuori tutte le carte, il mazzo e il libretto. Mazzo completo composto da 78 carte, i 22 arcani maggiori, 56 minori, ovviamente suddivisi nei 4 semi classici: coppe, denari, bastoni e spade. Questo è il libretto. Ogni carta è un piccolo capolavoro stampato su cartoncino di finitura opaca, direi molto raffinata. Le misure di ogni singola carta, per darvi proprio l'idea della grandezza del mazzo, è di 7, centimetri per 12 centimetri, per un spessore dell'intero mazzo di circa 3,5 centimetri. E come dicevo, il cartoncino è abbastanza spesso e resistente. Quindi troviamo una prima carta che fa da copertina al mazzo, poi infine troviamo la carta dove potete seguire lo Scarabeo su Facebook e Instagram. Sul fronte di ogni carta vediamo l'immagine che prende
tutta la grandezza della carta stessa, e in basso vi è scritto il numero e il nome di ogni singolo arcano. Il dorso delle carte è un vero capolavoro: serpenti intrecciati in tonalità calde e floreali, con rose stilizzate e geometrie che evocano ciclicità, trasformazione e bellezza. Diciamo che è un dorso che invita alla contemplazione, suggerisce già il tema centrale del mazzo, l'armonia tra natura selvaggia e coscienza spirituale. Il libretto incluso, scritto in più lingue, inglese, italiano, spagnolo e portoghese, offre spiegazioni utili per iniziare a conoscere questo mondo. Ve lo mostro, anzi soprattutto mostro con orgoglio la dedica, la firma dell'artista, con un piccolo omaggio che mi ha fatto questo dono di un suo disegno. Come vi dicevo, consiglio di leggere principalmente la parte in inglese, perché è più ampia ed esaustiva rispetto alle altre lingue, quindi anche all'italiano, ma andremo ad approfondire la sua conoscenza meglio dopo, nel corso della puntata. E adesso partiamo con il nostro viaggio e andiamo a conoscere le varie carte dei diversi gruppi, ciascuno con una propria anima, e cominciamo proprio dagli arcani maggiori, ricordandovi che subito dopo troverete uno slideshow dove li vedrete in tutta la loro bellezza, uno per uno. Eccoci di fronte agli arcani maggiori, che rappresentano le grandi tappe del cammino umano. In questo gruppo troviamo gli archetipi rivisitati con una forte sensibilità moderna. Il Wild in Tarot si ispira al concetto di giardino interiore, un luogo simbolico dove convivono istinto e intuizione, desiderio e consapevolezza. Ogni carta, come potete vedere, è una porta verso questo Eden, dove il selvatico non è da domare, ma da ascoltare. Consiglio di sistemarli così: il matto da solo, seguito da 3 serie di 7 carte ciascuna. È una disposizione semplice, ma comunque potente, che consente una visione completa dell'intero percorso simbolico. Questo mazzo si ispira alla tradizione inglese Waite-Smith, mantenendone la struttura formale, quindi troviamo la forza al numero 8 e la giustizia al numero 11. Tutti gli arcani minori sono illustrati con scene narrative, e li vedremo in seguito, rendendo ogni carta un piccolo racconto visivo. Tuttavia, sul piano iconografico il mazzo si prende ovviamente delle libertà creative. Alcune carte si discostano in modo più evidente dalla simbologia classica, mentre altre la reinterpretano con delicatezza, adattandola giustamente al tema centrale del mazzo. Un esempio che mi ha colpita è proprio la carta del mago. Ve la mostro, dove effettivamente mancano gli strumenti tradizionali, la coppa e il pentacolo proprio sul tavolino, la spada, il bastone, che sono sostituiti da un volatile che sembra un pappagallo in fin dei conti, o comunque, spero di non sbagliarmi, un volatile i cui colori richiamano gli elementi associati proprio a quegli strumenti. Questo approccio consente una lettura più intuitiva e sensoriale, in sintonia con l'atmosfera primordiale che permea l'intero mazzo. Mettiamo qui il nostro mago. Guardandole attentamente, ogni carta è una scena di pura bellezza e intensità espressiva. La nudità elegante dei corpi si intreccia con forme sinuose di piante e creature, creando una sintesi visiva che celebra la comunione tra tutte le forme di vita. Una delle mie preferite è la carta della temperanza,
eccola qui. Una figura eterea dialoga con un cigno immersa in un paesaggio acquatico punteggiato da fiori di loto e in questa scena si avverte proprio l'idea di equilibrio che non è statica ma si trasforma in una danza armoniosa tra opposti, tra la grazia delicata e la forza silenziosa. Ora lasciamo le grandi verità per immergerci nel mondo dell'emozione, quello delle coppe, ma prima vediamo in tutto il loro splendore gli arcani maggiori con lo slideshow. Eccoci di fronte alle coppe, elemento acqua, troviamo le nostre 14 carte, ovviamente le carte numerali all'asso al 10 e poi le 4 carte di corte, il fante, il cavaliere, la regina e il re. Passando alle coppe entriamo nel mondo dell'emozione e della connessione profonda. In questo mazzo il seme delle coppe viene rappresentato con conchiglie, pesci, stelle marine e ci parla di relazioni, intuizione e sensibilità attraverso immagini acquatiche e sensuali che sembrano respirare con noi. Le tonalità morbide, celeste, rosa chiaro e rosa più intenso avvolgono le scene in un'atmosfera sognante e delicata. Ovviamente l'acqua, l'elemento centrale, diventa il filo conduttore che unisce le figure, gli sguardi, i gesti e le carte ci mostrano momenti intimi, poetici, dove l'interiorità prende forma e si riflette nel paesaggio circostante, come se ogni carta fosse una finestra aperta sul nostro mondo emotivo, pronta a raccontarci qualcosa che già sappiamo, ma che abbiamo bisogno di riascoltare. Parlando dell'aspetto artistico dell'artista, lo stile di Gloria Pizzilli è davvero inconfondibile. Le sue illustrazioni mescolano linee fluide e forme simboliche con una palette cromatica che alterna toni eterei e spesso anche belli, accesi, forti e decisi, creando un equilibrio visivo che cattura lo sguardo e invita alla contemplazione. Le figure, spesso nude, in linea con il tema edenico del mazzo, sono immerse in ambienti naturali o astratti e trasmettono una vulnerabilità che non è mai debolezza, ma forza silenziosa. E questo lo vedremo proprio in tutto il mazzo. C'è una sensualità sottile
mai invadente, che attraversa ogni carta. Il tratto è elegante, illustrativo, ma mai freddo o distaccato. Ogni immagine vibra di significato, come se fosse sospesa tra sogno e realtà. Ogni carta sembra un frammento di paradiso terrestre dove l'estetica non è mai fine a se stessa, ma diventa uno strumento per raccontare emozioni, archetipi e intuizioni profonde. È uno stile che parla direttamente all'inconscio, rendendo la lettura delle carte un'esperienza visiva e direi soprattutto sensoriale, oltre che spirituale. E adesso dal mondo delle emozioni passiamo a quello della materia, i denari. Eccoci arrivati al seme dei denari, anche qui troviamo le nostre 14 carte, quindi le 10 numerali dall'asso al 10 e poi le 4 carte di corte. Qui il tema della materia prende forma attraverso immagini luminose e simboliche. In questo gruppo il denaro o il pentacolo è rappresentato da pietre preziose color giallo oro, dalla forma geometrica che ricorda un po' quei poliedri degli icosaedri. Sono strutture perfette, quasi alchemiche, che evocano stabilità e valore. Le scene sono popolate da piccoli esseri, piccoli grandi esseri viventi, farfalle, coccinelle, insetti che animano il paesaggio e lo rendono fertile. I colori dominanti sono il celeste, il verde azzurro, ceruleo, molto delicato e ovviamente il giallo che insieme creano un'atmosfera di abbondanza e armonia. Questo seme ci parla di concretezza, risorse, lavoro, radicamento. Le illustrazioni evocano la generosità della terra e il senso di collaborazione tra figure e animali che coltivano, raccolgono, costruiscono. È un invito a riconoscere il valore delle cose tangibili, ma anche a celebrare la bellezza che nasce dalla cura e dalla connessione con il mondo naturale. E adesso dalla concretezza dei denari passiamo al seme dei bastoni. Eccoci davanti al seme dei bastoni, anche qui troviamo le nostre 14 carte, le 10 numerali e poi le carte di corte. Qui è dove il fuoco creativo prende forma attraverso rami, alberi e paesaggi selvaggi. Questo gruppo incarna la volontà, la trasformazione e l'energia in movimento. Le figure umane sono spesso ritratte in azione, immerse in ambienti vibranti e dinamici, accompagnate da animali potenti e simbolici, felini come giaguari, puma e tigri, che aggiungono forza e intensità alle scene. I colori dominanti sono il verde della vegetazione, il rosso della passione e il marrone caldo del legno, creando un'atmosfera pulsante e vitale. Le carte dei bastoni nel Wild Eden Tarot sprigionano energia, passione e creatività, sono un vero e proprio inno al cambiamento, alla crescita e alla forza interiore che ci spinge a evolvere. E adesso volevo mostrarvi effettivamente il libretto. Il mazzo appunto è accompagnato da questo libretto scritto da Alice Mastroleo, che offre interpretazioni poetiche e profonde, pensate per toccare corde interiori più che dare risposte rigide. Non è un testo didascalico ma evocativo. Ogni descrizione invita alla riflessione personale, lasciando spazio all'intuizione e alla sensibilità di chi lo legge. Come ho già detto all'inizio, consiglio di leggere la parte in inglese che è molto più completa ed esaustiva. Nel libretto troviamo anche dei suggerimenti di lettura. Adesso ve li mostro qui, questa è la parte in inglese, e alcune varianti del classico schema
ha 3 carte. Avete presente il passato, presente e futuro? Ecco, qui reinterpretate in chiave tematica, in sintonia con l'universo simbolico del mazzo. Il modo migliore per usarlo? Sicuramente lasciarsi guidare dalle immagini. Questo mazzo è perfetto per chi è alle prime armi, sia per chi ha già esperienza. Le interpretazioni proposte nel libretto sono chiare e profonde, ma il vero cuore del mazzo è la connessione intuitiva che si crea con le illustrazioni. Ogni carta è una porta aperta verso un mondo interiore e può essere usata per letture giornaliere, meditazioni o esplorazioni anche più complesse. Secondo me è pensato per chi cerca una lettura introspettiva, profonda e vuole connettersi con la propria parte più autentica, ideale, lo consiglio tantissimo proprio per la meditazione, anche per il lavoro rituale, ma anche per chi desidera che le letture quotidiane vadano oltre la superficie e diventino momenti di consapevolezza. Adesso proseguiamo e andiamo a concludere con l'ultimo seme dove il pensiero prende forma, le spade e poi le considerazioni finali. Eccoci davanti al seme delle spade, abbiamo le nostre 14 carte dalla 1 alla 10, le numerali e poi le carte di corte. E qui è dove il pensiero prende forma attraverso simboli visivi potenti e sottili. Le carte sono attraversate dalla presenza di corvi, piume, messaggeri dell'aria e della mente. Accanto a loro elementi grafici evocano il vento, la voce, il suono, vedete? Vedete questi elementi bianchi? Tutti simboli di comunicazione, di pensiero che si muove, si esprime e si trasforma. I colori dominanti sono il nero, il grigio, il bianco, tocchi di diciamo, celeste e rosso soprattutto, che insieme creano un'atmosfera molto forte, intensa, a tratti drammatica, ma sempre elegante. Il tema centrale è quello della mente, del conflitto, della verità. Le illustrazioni sono più affilate in questo gruppo rispetto appunto agli altri semi, ma non perdono mai il legame con la natura. Ogni scena è immersa in ambienti che attenuano la tensione e invitano alla riflessione. Le spade ci parlano di chiarezza, di liberazione, di consapevolezza. Sono carte che ci spingono a guardare dentro e a riconoscere ciò che ci limita e a trovare il coraggio di lasciarlo andare. Parliamo adesso delle considerazioni finali. Il Wild Eden Tarot è un invito a tornare alle origini, a quel luogo interiore dove tutto è puro, libero e in perfetta armonia. È un mazzo che secondo me non si limita alla lettura divinatoria, si può anche semplicemente sfogliare come fosse un piccolo museo portatile dell'arte di Gloria Pizzilli. Ogni carta è un'opera che parla, che vibra e che racconta, ma quando lo si usa davvero la bellezza delle illustrazioni diventa parte integrante dell'esperienza. Le immagini non sono solo da guardare, ma da sentire. E proprio per questo consiglio di iniziare con pochi arcani, metodi semplici per entrare in sintonia con il mazzo, per lasciarsi guidare dall'intuizione e costruire un dialogo personale con le carte. In conclusione, io direi che il Wild Hidden Tarot è un mazzo che consiglio a chi ama l'arte, la spiritualità e la psicologia simbolica. Non è solo bello effettivamente da vedere, ma anche ricco di significati e possibilità. È un mazzo che parla al cuore, alla mente e che può accompagnarvi in percorsi di crescita personale, letture intuitive o semplicemente momenti di bellezza e di contemplazione. Si conclude qui.
questa puntata della Taroteca. Grazie di cuore per essere stati con me. Se vi è piaciuta questa recensione lasciate un commento, condividete il video e fatemi sapere quale carta vi ha colpito di più. Potete anche seguirmi su Instagram e TikTok per contenuti extra e aggiornamenti. Vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!